oggi sono proprio arrabbiata e anche un po' offesa. In casa mi stanno dicendo che non faccio altro che cucinare con queste prove del pranzo di Natale, che la devo smettere, che stavano ingrassando. È così e io mi vendico. Stasera gli faccio un minestrone di quelli tristi e sconditi e noi insieme sapete cosa facciamo? Cappone ripieno alle mele, coccio di zucchine e patate filanti, salmone marinato allo zucchero con panatura di pistacchi. Poi voglio vedere cos'è che mangiano, ve lo faccio sapere. Vabbè, intanto noi iniziamo! Per il nostro bel cappone ripieno alle mele ci occorre un cappone che dovete, o lo comprate già eviscerato, insomma pulitelo dentro, e tagliate verso la pancia un pezzettino in più perché poi dovremo metterci il ripieno e ricucirlo. Poi mezza arancia, un uovo, una mela Granny Smith. Qua ho saltato in padella della pancetta affumicata e della mortadella, un bel bicchierone di brandy, pepe, sale, latte, il pangrattato e poi una bella miscela di spezie da mettere sopra sulla pelle. Intanto, primo passaggio, dobbiamo briacare il cappone. Prendiamo il bicchiere, un po' dentro, un po' sopra, lo lasciamo così ad ubriacarsi. Controllate che sia arrivato un po' da tutte le parti, sopra sotto, che sia bello bagnato. Attenzione alle vampate di alcol perché altrimenti arrivate ubriache ancora prima dell'antipasto. Ok, quindi lo lasciamo ad ubriacarsi e lo mettiamo da parte. Intanto che il cappone si fa il bagnetto nel brandy, tagliamo una mela Granny Smith a cubetti piccoli. Mela tagliata, adesso la metto in un recipiente. Aggiungo, sempre nello stesso recipiente, la mortadella e la pancetta affumicata che ho fatto saltare prima in un padellino antiaderente. Aggiungo un uovo, poi ci va il pane grattugiato, pochino di pepe e il pizzico di sale. Non tanto perché mortadella e pancetta affumicata sono già un po' salate di loro, Mani in pasta, dobbiamo fare un bel pallone che andiamo ad infilare dentro il cappone. Per aiutarmi ad amalgamare e a fare un bel pallone aggiungo un pochino di latte. Sgoccioliamo il cappone dal suo bagnetto alcolico. Lo metto qui così vi faccio vedere come si fa. Vado a inserire la mezza arancia all'interno, spingendola proprio in fondo, con, guardate, la buccia rivolta verso l'esterno che va a tappare e il succo che va verso il collo. Ok, una volta posizionata questa, prendiamo il ripieno che abbiamo fatto prima, ce lo ficchiamo dentro, facile facile. Quindi potete compattarlo un po' con le mani, così vi viene più facile inserirlo. Non preoccupatevi se lo sentite un po' duro, perché tanto poi in cottura le mele si scioglieranno e quindi diventerà tutto più morbido. Non riempitelo più, guardate, di questo tanto qui. Lasciatevi proprio la pelle perché adesso dobbiamo andare a fare le sardine e a richiuderlo, quindi lasciate sempre un pochino di spazio. Ago da materasso, filo, che sarebbe lo spago da cucina, ci fate nodino nel fondo, ok? Guardate, iniziamo dal basso cerco di mettermi così magari vedete meglio come fare la cucitura. Tirate e a zig zag praticamente andate a chiuderlo. Cercate di prendere sempre il lato un pochino più esterno perché se lo acchiappate nella parte qui dove abbiamo tagliato si strappa e poi vi esce tutto quanto. Prima di servirlo ricordate di togliere il filo. Ok, sono arrivata fino a su,
guardate la cucitolina, lo vedete che nel sedere è tutto, bisogna chiuderlo bene, quindi da su rifate un giro per andare verso giù. Ecco qua, sono arrivata al finale, adesso faccio il nodo di chiusura che è semplice, guardate il passaggio, rinfilate l'ago, rinfilate l'ago, tirate su, questo va ad entrare dentro l'ultimo, tirate, basta, tagliate il filo in eccesso e questo è pronto per essere infornato. Nel mio caso ho la fortuna di avere un bel caminetto, quindi oggi lo farò allo spiedo, ma nel vostro caso basta una teglia, una pirofila, lo mettete dentro e prima di infornarlo va ben massaggiato. Lo abbiamo ubriacato, l'abbiamo cucito e adesso va spalmato e massaggiato. Queste sono un mix di spezie che potete trovare un po' in tutti i supermercati, vedrete scritto mix per pollo, solitamente c'è del sale, c'è dello zucchero, ci sono degli aromi vari e voi prendete e glielo massaggiate in modo che si attacchi bene dappertutto. Dopo aver fatto quest'altro trattamento di bellezza al nostro cappone, se avete lo spiedo, lo infilzate, lo fate girare via 40 minuti ed è pronto. Se invece lo volete fare in forno, per i primi 15 minuti di cottura, forno ventilato sopra e sotto a 200 gradi, lo coprite con un foglio di alluminio che non deve essere completamente chiuso, altrimenti bolle e non è più buono, no? Lo lasciate così un po' aperto, quindi il primo quarto d'ora glielo fate fare così, i restanti 30 minuti, perché in forno diciamo che 45 minuti su un cappone così bello pesante di 2,5 kg ci vuole, lo mettete in forno e poi lo controllate e vedete se è cotto. Per controllarlo, ma che vi devo dire io? Ma non è che qua sono la Vanna Marchi di YouTube, ma sempre tutto vi devo dire. Termometro per la carne e non sbagliate un colpo, ci infilate la sondina e questo si mette a squillare quando poi è pronto il pollo e avete un pranzo di Natale, un cappone da chef. Adesso passiamo al secondo piatto. Ed ecco un secondo piatto se abbiamo in famiglia o un amico vegetariano. Io ho una carissima amica vegetariana e vi dico la verità, ogni volta entro in crisi perché devo pensare, ah no, devo mettere la pancetta e quello, e mi sembra sempre che il piatto che le propongo sia un po' così, un po' scondito, un po' triste. Invece le ho fatto provare questa ricetta e il successo è stato incredibile, le è piaciuto da morire, quindi lo propongo anche a voi. Coccio di terracotta. Poi vi occorrono delle zucchine, delle patate, dell'emmental, mi raccomando, se avete gli amici vegetariani, il caglio dell'emmental e delle mozzarelle che vi serviranno anche questo deve essere microbico, quindi no caglio animale, e queste due marche qui hanno il caglio microbico, quindi Granarolo e l'emmental del Carrefour, ho visto che hanno questo tipo di caglio qui. Poi vi serve della mentuccia, della besciamella, del grana padano, un po' di sale, un po' di pepe e andiamo ad assemblare tutto. Ah, l'olio, come posso io cucinare senza l'olio? Aspettate che lo prendo. Iniziamo. Alla base del coccio mettiamo olio extravergine d'oliva e poi andiamo a creare gli strati con un tagliaverdure o mandolina, come lo volete chiamare. Va tutto tagliato molto sottile, quindi iniziamo il primo strato con le patate. Con queste che vado ad adagiare sul fondo. Secondo strato, zucchina. Le zucchine invece non c'è bisogno di usare la mandolina, potete farle a mano perché devono rimanere un pochino più spesse, io vi direi circa mezzo centimetro. Queste sopra la patata. Poi ci va un po' di mentuccia. Mentuccia e zucchina è una coppiata sempre perfetta. Altro giretto di olio, delicato, non fate come me che ho la mano pesante. Poi ci va un po' di sale, grattugiatina di pepe,
andiamo a tagliare la mozzarella per fare lo strato di mozzarella. Un po' di besciamella e adesso riprendiamo con lo strato. Iscrivetevi al canale, vi aspetto! E in questo caso non andiamo a mettere la mozzarella ma facciamo lo strato di Emmental, quindi lo tagliate a fettine sottili. Ok, e continuiamo così a fare strati, quindi una volta la mozzarella, una volta l'Emmental, fino all'altezza che voi preferite, dipende chiaramente da quanti amici vegetariani avete al pranzo di Natale. Ho finito gli strati. Nel mio caso, per fare 3 strati su un coccio così grandi ci sono volute 3 zucchine e 2 patate. Come si conclude questo bel coccio? Con le patate sopra. Quindi dopo che abbiamo finito i nostri strati fatti come vi ho detto prima, metto l'ultimo strato di patate. L'ultimo strato deve chiudere per benino, quindi sovrapponete bene queste fettine sottili di patate in modo da creargli quasi un coperchio. Quindi terminiamo sempre con una presa di sale, una giratina di pepe, olio extravergine d'oliva e sopra, per fare una fantastica crosticina, ci mettiamo il parmigiano grattugiato. Il nostro coccio per gli amici vegetariani è pronto per essere messo in forno. Il forno sempre ventilato sopra e sotto a 180 gradi per circa mezz'ora. Vedrete come sarà goduriosa questa cosa, tutta bella filante. Farete sicuramente anche con questa un'ottima figura. Passiamo al prossimo secondo. Intanto che gli altri piatti stanno cuocendo, vado a verificare col termometro, col programma 1 che è proprio quella per i polli, anche per i capponi, vado a verificare se è 74 gradi al centro. Tanto guardate che crosticina, ma non vi viene l'acquolina in bocca? 41 gradi. Qua c'è ancora da aspettare. Che fame che ho, mamma mia! Ed ecco la terza proposta: salmone marinato nello zucchero e nel sale, che poi andremo a impanare con il pane grattugiato e il pistacchio. Questa è una ricetta facile, come sempre, come vi propongo io, ma non è veloce, perché la marinatura è di ben 12 ore, ma basta che lo fate il giorno prima, lo mettete in frigo, al momento giusto, tac, si mette in padella. Iniziamo dalla marinatura. Vi serve una bilancia. Vado a mettere il contenitore dove andrò a marinare il salmone. Le proporzioni importanti da ricordare sono queste: 2 parti di zucchero, 1 parte di sale. Quindi nel mio caso questo sacchetto da mezzo chilo, vado a mettere 400 grammi di zucchero di canna e 200 grammi di sale fino. Mischiate bene sale e zucchero di canna. Adesso andiamo a spostare questo sale e zucchero di canna per fare la base, gli facciamo il lettino al nostro salmone, dove, mi raccomando, lo sapete che mi piace che dico mi raccomando, togliete le spine con una pinzetta, così è già pronto. Quindi si va a mettere così, a fianco ci andiamo a mettere l'altro pezzo. Chiaramente questo, vedete, è per 2 pezzi questa quantità. Se dovete fare tanto salmone, aumentate le proporzioni di sale e zucchero. E poi vado a coprirlo completamente. Una volta ben coperto, 12 ore in frigo. Che facciamo? Aspettiamo 12 ore che sia pronto? Ma no! Come nei migliori programmi di cucina, ecco il mio già marinato da ieri.
non spaventatevi quando vedrete questo risultato qui. È proprio questo che devi diventare, proprio nero. Si scioglie attraverso il grasso e il liquido che ha all'interno il salmone, diventa questa specie di patina nera. È giusto così. Quindi questo me lo mangerò domani e prepariamo insieme quest'altro. Il passaggio che dobbiamo fare adesso è sciacquare il salmone sotto l'acqua corrente dallo zucchero e il sale. Lo vedete come ha fatto un colore più rosa scuro? È perché è come se avesse avuto una prima cottura da parte del sale e dello zucchero. Perché amo questa preparazione, anche se è lunga, io che voglio fare sempre tutto facile e veloce? Perché a me il salmone, il sale mi scende, non lo digerisco molto bene. Questo metodo qui di marinatura gli toglie proprio quel sapore di grasso che ha un po' pesante il salmone e lo rende assolutamente più digeribile. Adesso passiamo all'impanatura. Semplicissimo pane grattugiato. Ci vado a mettere la granella di pistacchio, mischiamo tutte insieme, ci do anche una giratina di pepe, che sapete che io pepe e olio come se piovesse, e poi andiamo a impanare il salmone in tutte le parti, anche la parte laterale. Padella antiaderente olio extravergine di oliva e lo andiamo a scottare da una parte e dall'altra in padella. Fuoco non tanto alto e girate delicatamente. Si è già formata una crosticina. E voglio vedere se si mangia il minestrone al posto di questa prelibatezza, Siamo pronti, dai. Mezz'ora, dai. C'ho una fame, ma guarda che crosticina che c'ho qui. Vale, stiamo registrando. Scusate. Vabbè, il tutto per dirvi che queste meraviglie di secondi piatti sono pronti. Vi aspetto perché non è finita qui, ci aspettano i dolci. Ma che, volete mancare a questo appuntamento? Iscrivetevi, cliccate sulla campanella così non vi perdete il nostro gran finale. Intanto, per oggi è tutto.